Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker. Qua davanti a me queste due scatolette che all'apparenza sembrano uguali, ma di fatto una è dedicata al nostro amato DualSense, ossia il controller di PlayStation 5, mentre l'altra invece è dedicato al controller della nostra amata Xbox. Di cosa stiamo parlando? Nell'immagine forse non lo vedete bene, infatti avvicino alla telecamera X-Knight con questo bellissimo e fiero logo realizza delle levette aggiuntive da poter mettere nei nostri amati controller per poter schiacciare i tasti in funzione con delle palette appunto che stanno al di sotto del controller. Chi mi segue da tempo magari aveva già visto il video, vi lascio su in alto a destra il link per andarlo a vedere. In quel video vi avevo portato un accessorio per DualSense con una paletta a sinistra e una a destra che di fatto andavano a schiacciare, a premere il tasto X e il tasto quadrato. In questo caso invece in queste due confezioncine abbiamo, e adesso le andiamo ad unboxare insieme, la possibilità di premere il tasto X e il tasto cerchio con due levette poste dalla stessa parte del controller. Ma adesso basta parlare, sicuramente è più facile farvi capire di cosa stiamo parlando aprendo, unboxando la scatoletta abbastanza anonima. Secondo me avrebbero potuto puntare su una grafica un po' più accattivante, perché poi in realtà il prodotto, lo vedremo insieme, è molto interessante. Molto interessante perché vi permette di compiere quelle azioni senza dover per forza montare dei kit che vi obbligano a smontare il controller, e non tutti lo vogliono fare, non tutti ne sono capaci. Questo è il design concepito da X-Knight, le vette blu molto carine. Il montaggio ragazzi è molto semplice, basta prendere ad esempio qua su Xbox la parte posteriore del nostro controller, la andiamo a posizionare, prendiamo le nostre levette. Io dietro alla telecamera faccio un po' più fatica, ma vedete ragazzi, veramente molto semplice. Una volta posizionate in questo modo andiamo a fare pressione dove abbiamo i nostri pernetti di chiusura, ed ecco lì che in 4 e 4/8 avremo di fatto creato un pad con levette posteriori che vanno, come vi dicevo, a premere i tasti X e cerchio su Sony, A e B su Xbox. Dentro la scatola poi ragazzi ci sono anche dei gommini, dei piccoli adesivi che vi faccio vedere. I gommini sono quelli molto simili a quelli già visti sul mio canale, molto comodi, si possono installare sulle nostre levette analogiche che vanno poi ad aumentare così un po' il nostro grip. Gli adesivi invece potrete attaccarli un po' dove vorrete in casa vostra. In realtà ragazzi, a parte gli scherzi, questi adesivetti servono anche per andare a diminuire lo spazio che ovviamente naturalmente c'è fra la nostra levetta, e qua non riesco a metterla, mannaggia a fuoco. Ad ogni modo tra la levetta e il tasto c'è una piccola fessurina che ovviamente fa sì che la levetta si muova senza andare ad azionare veramente il tasto, e quindi se vorrete regolare quella distanza X-Knight vi fornisce questi 9 adesivi che potrete andare a mettere uno impilato all'altro fino a raggiungere la fessura desiderata. Che dirvi ragazzi dell'ergonomia? In un primo momento insomma avere queste due levette qua sotto può creare qualche fastidio, però come vedete di fatto le levette cascano proprio sull'anulare, sul medio, e quindi sono tutte e due facilmente raggiungibili. Quello che stavo cercando di capire adesso, tentando di spaccare subito il nostro accessorio, era se fosse possibile rimuovere una levetta per magari avere solo un richiamo ad un tasto qualora due levette vi dessero fastidio. Forse si può fare, non so se è nato per quello, anzi sicuramente lo possiamo andare a fare, non credo però sia nato per quello. C'è un pernetto che dall'altra parte è cieco, quindi insomma ci deve essere un po' da divertirsi a toglierlo, ma queste cose sono veramente tanto soggettive. Io vi porto questo prodotto in visione, se poi riuscirete ad utilizzarlo agevolmente
sicuramente oppure no, sinceramente passerà attraverso i gusti, le impugnature, le mani di tutti voi. Quello che vi posso dire, ripeto, e poi magari andiamo anche a vedere un attimo come monta su DualSense, è che le levette sono posizionate bene e azionano i tasti con assoluta precisione. Apriamo adesso però la nostra scatoletta per il DualSense, andiamo a vedere che colorazione, se è sempre blu che hanno scelto. Qua dentro stessa cosa, i gommini e gli adesivetti. Non ve l'ho fatto vedere, ci sono anche un po' di consigli per l'utilizzo e il montaggio, ma voi avete Megateacher che vi spiega tutto e quindi andiamo subito a montarlo, sì anche qui è blu, sul nostro DualSense. Stesso passaggio di prima, installiamo prima la scocca posteriore, passiamo sotto con le nostre levette, eccolo qui, lo chiudiamo facendo qualche click, questo è andato ancora più liscio, salvo dimenticarmi questo, clic anche per questo, qua davanti era già chiuso. Tasti che non vengono bloccati in nessuna maniera. Prendiamo il nostro controller in mano e anche qua vediamo che le levette cascano nella stessa posizione. Quella davanti aziona la X, quella dietro aziona il nostro cerchio. Una cosa sicuramente da prendere in considerazione che mi stavo assolutamente scordando, adesso la butto qua in mezzo al video un po' alla rinfusa, è che ovviamente con questo kit, come vedete, i tasti sono occupati dalle stanghette, quindi se vorrete schiacciarli in maniera classica dovrete fare conto con questo spessore che di fatto non impedisce l'utilizzo in maniera normale ma vi restituisce un feedback un po' fastidioso. Per conformazione del controller vi dico la verità, su DualSense sono meno invasive, il controller probabilmente è un po' più largo. Probabilmente il controller è più largo di quello dell'Xbox e quindi l'impugnatura mi sembra meno sacrificata e le levette mi sembrano meno in mezzo alle scatole sul controller di Sony rispetto al controller di Xbox. Anche qui come prima vi dico è tutto assolutamente soggettivo, mi saprete dire se qualcuno di voi comprerà questo kit, che ovviamente lascerò giù in descrizione il link del produttore per l'acquisto, saprete dirmi voi come vi troverete nell'utilizzo. Prima di salutarvi ragazzi, quello che vi posso dire come consiglio è che se lo volete andare a rimuovere sarà opportuno farlo, aiutarvi con un pezzetto di plastica. Queste sono le levette con cui smonto tutti i controller per montare gli altri kit, perché se qua davanti vedete si apre molto facilmente, andare a separare le plastiche qua è sicuramente più agevole. Guardate qua, sono dietro la telecamera ma confido di riuscirci, ecco lì, con una levetta che me le va a disincastrare in un battibaleno. Bene ragazzi, richiudiamo, rincastriamo tutto per farvi vedere anche che i dentini non si spaccano alla riapertura del kit. Che dire, se vi è piaciuto il video, se vi è tornato utile, ovviamente lasciate un pollicione, iscrivetevi al canale, accendete quella dannata campanella, se mi volete aiutare con una sottoscrizione a un abbonamento fatelo, io sarò felicissimo. Se non lo volete fare, quantomeno divulgate il mio canale tra amici, parenti e quant'altro. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, qua è Megateacher e ciao!